Amici di Solfatara News, grazie per essere ancora una volta qui con noi. Ogni giorno, con il vostro sostegno, ci permettete di continuare questo lavoro che richiede impegno, strumenti, droni ed energie, eppure rimane indispensabile per comprendere cosa sta accadendo sotto i nostri piedi. La caldera dei Campi Flegrei non concede tregua, nemmeno sotto 3 giorni di pioggia battente. E proprio per questo anche oggi abbiamo approfittato di un brevissimo momento di pausa dal maltempo per alzare i droni in volo e documentare ciò che la superficie lascia trapelare del tumulto sotterraneo. A chi ci segue da poco diamo il benvenuto nella nostra comunità, presente anche su Instagram, TikTok e nel gruppo Facebook Solfatara News Group, dove ogni giorno raccogliamo osservazioni e testimonianze da tutto il territorio flegreo. E come sempre, un ringraziamento particolare va a chi continua a sostenere il nostro progetto su GoFundMe, perché è grazie a voi se questo monitoraggio indipendente può continuare. Sorvolando la fumarola Pisciarelli, la situazione si è presentata fin da subito critica. Le piogge incessanti hanno saturato completamente il terreno, riempiendo la zona di acqua meteorica che si infiltra nelle camere idrotermali, mescolandosi con fango bollente e gas ad altissima pressione. Le emissioni, già ridotte ieri, oggi risultano ulteriormente attenuate. È come se l'intero condotto fosse oppresso da un peso improvviso, quasi soffocato. E quando le fumarole si chiudono, la pressione interna non diminuisce, ma si accumula. Lo vediamo nei getti violenti di fango che schizzano verso l'alto, segno evidente che il sistema sta spingendo con forza contro una barriera che non riesce più a sfondare. Durante il volo di oggi, i nostri strumenti hanno rilevato nel cratere Pisciarelli una temperatura di 107,1 gradi, valore significativo perché indica un sistema ancora estremamente caldo e attivo, malgrado la riduzione del degassamento. Di seguito mostriamo il grafico con le temperature registrate nel corso dell'intero mese, utile per osservare l'evoluzione di questo segnale termico giorno dopo giorno. Proseguendo verso la bocca grande del cratere Solfatara, il quadro non cambia, anzi si accentua. Solo 24 ore fa la fumarola emetteva colonne di vapore altissime, dense, costanti. Oggi il vapore appare ridotto, più debole, più intermittente. La potenza del getto è calata in modo evidente, un comportamento che non va interpretato come un segnale di quiete, ma come un chiaro indizio di occlusione dei condotti di uscita. Anche qui, la caldera sta trattenendo più energia di quanto ne rilasci. E i dati raccolti dai nostri sensori lo confermano. La temperatura misurata oggi nella bocca grande è di 180,5 gradi, un valore elevatissimo che denuncia un'intensa attività idrotermale sotto una superficie che in queste ore mostra di voler trattenere tutto il calore possibile. Anche per questa zona, poco dopo mostreremo il grafico con le temperature dell'ultimo mese, così da avere una visione completa dell'andamento termico. Questa dinamica è coerente con il fenomeno del Cap Rock, un elemento spesso sottovalutato ma decisivo per comprendere ciò che sta avvenendo. Il Cap Rock è uno strato compatto di rocce alterate, argille e minerali sigillanti che, impregnati di acqua piovana, si gonfiano e diventano una sorta di coperchio naturale sopra i condotti di degassamento. Quando il Cap Rock si idrata, chiude, sigilla, trattiene. Ed è proprio questo che sta succedendo. Le piogge lo rendono più denso e impermeabile, impedendo ai gas di uscire e costringendo il sistema idrotermale a pressurizzarsi dall'interno. In altre parole, le fumarole sembrano più tranquille perché sono state tappate, non perché il vulcano si stia calmando. E quando un sistema con un sollevamento del suolo di 2,5 cm al mese e temperature in aumento si trova improvvisamente intrappolato, i boati, i piccoli collassi e le scosse laterali diventano quasi inevitabili. Negli ultimi 2 giorni, infatti, molti residenti hanno segnalato colpi profondi, vibrazioni secche, rumori ovattati che si propagano dal sottosuolo. È il tipico comportamento di un sistema che non riesce a sfogare verso l'alto e cerca vie alternative ai margini della caldera. I liquidi e i gas spingono dove trovano meno resistenza, fratturando zone più fragili, generando microsismi e piccoli episodi di rottura interna.
Non sono fenomeni predicibili, non seguono schemi ripetibili e non rispondono a orologi. È per questo che ribadiamo ancora una volta la necessità di diffidare da chi online continua ad annunciare scosse sicure, indicando giorni, orari o metodi pseudoscientifici basati su onde elettromagnetiche o cicli lunari. Nessuno al mondo può prevedere un terremoto. Lo stesso INGV, che monitora costantemente la caldera, analizza tendenze e segnali, non fa previsioni di orario. I ricercatori parlano di aumento di pressione, di variazioni chimiche, di sollevamento continuo, ma non forniscono date perché non esistono. Negli ultimi giorni anche il presidente dell'INGV, Fabio Florindo, ha ricordato che in un contesto simile non si possono escludere esplosioni freatiche, fenomeni repentini causati dal contatto esplosivo tra acqua e calore in profondità. È un avvertimento importante, non una previsione, ma una constatazione basata su come sta cambiando la caldera. Tuttavia, mentre i dati ufficiali invitano alla prudenza razionale, online circola un caos di voci, post, video e sedicenti esperti che annunciano giorni e orari di presunte scosse certe. Ogni settimana nei Campi Flegrei si registrano tra 80 e 160 terremoti. Prevederne uno è come dire che pioverà in autunno. Queste persone non hanno modelli, non hanno strumenti, non hanno competenze. Hanno soltanto il bisogno di visibilità e il risultato è un'ondata di ansia che si diffonde tra chi cerca risposte reali. Il nostro compito rimane quello di sempre: mostrare, spiegare, documentare. Oggi abbiamo visto una caldera che trattiene più di quanto rilascia, fumarole chiuse, vapori ridotti, fango in violenta espulsione, temperature in costante crescita e un cap rock che si sta comportando come un tappo sempre più solido. È una fotografia chiara di un sistema in forte tensione, un sistema che merita attenzione, prudenza e monitoraggio continuo. Continueremo a volare appena il meteo lo consentirà, a mostrare immagini e dati reali e a raccontare ciò che accade senza filtri e senza infondere false certezze, perché solo conoscendo davvero il comportamento della caldera possiamo capire come evolve e quali rischi comporta per chi vive ogni giorno all'ombra dei Campi Flegrei.